Buonasera a tutti, io sono Dinesha Di Francesco, per gli amici Didi, e benvenuti alla seconda puntata della Perisucco. Questa sera abbiamo un buonissimo succo di frutta alla pera, molto dolce. Siamo qui oggi perché vi vorrei parlare di un'opera molto molto bella, secondo me anche molto interessante e molto divertente. L'altra volta abbiamo parlato di un tram che si chiama Desiderio, che è un po' un dramma, quindi è un pochino più pesante. Invece stasera vi voglio parlare dell'importanza di farlo onesto di Oscar Wilde. Questa è un'edizione della Feltrinelli, edizione tascabile, e troverete anche la traduzione a fianco, quindi avrete sia l'originale che la traduzione in italiano. Quindi la doppia possibilità di poterlo leggere in entrambi i modi. È una commedia molto molto divertente perché nasce dal desiderio di Oscar Wilde, scrittore molto arguto, intelligente, scritta nel 1895, dove voleva in un certo senso prendere in giro la nobiltà e l'aristocrazia inglese. Siamo durante l'epoca vittoriana, perché l'aristocrazia inglese diciamo che era molto ignorante, un mondo fatto di falsità e di parvenza fondamentalmente. Questa è un'opera che io stavo mettendo in scena prima del Covid, prima che bloccassero tutto quanto purtroppo. Ne ho fatto l'adattamento e l'adattamento è questo qua, il copione, perché dovete sapere che io sono anche una regista. Il primo passo quando si vuole fare un'opera, quando si vuole mettere in scena un'opera, è quella di adattarne il testo. E non è molto facile perché c'è un lavoro dietro da noi si chiama di taglia e cuci, quindi bisogna renderlo anche un pochino più fruibile e più appetibile, no? Anche nei confronti di un pubblico ovviamente moderno. È un'opera in sé divertentissima e devo dire che quando la stavo adattando non facevo altro che ridere, perché fondamentalmente Oscar Wilde ha un'ironia sottile. English, quando si dice l'umorismo inglese, no? È proprio così, cioè Oscar Wilde aveva un umorismo straordinario. Ha avuto una vita molto difficile, si è sposato, ha avuto dei figli, però fondamentalmente era omosessuale e questa condizione non era accettata nell'Inghilterra vittoriana, quindi fu arrestato. Stavo lavorando su quest'opera, però purtroppo, come avevo detto prima, a causa Covid non abbiamo potuto continuarlo. Parlavo del fatto che è molto difficile adattare un testo, però è la prima cosa da fare. La storia parla fondamentalmente di due coppie e una madre molto molto pesante e diciamo presente, preponderante. È un gioco delle parti basato sull'equivoco, dove per fare innamorare le proprie dame i due protagonisti maschili devono fingersi di chiamarsi Ernesto. La cosa molto curiosa di quest'opera è il titolo fondamentalmente, perché come vedete qua si chiama l'importanza di farlo onesto, perché il titolo originale è The Importance of Being Earnest in inglese, cioè l'importanza di fare il serio, l'importanza di farlo onesto. Diciamo per i due protagonisti questo Ernesto diventa quasi il desiderio di essere delle persone per bene. E per le dame di cui si innamoreranno sarà un nome che indica la virtù dell'uomo che vorranno amare. Quindi da qui nasce il gioco delle parti e il gioco degli equivoci, dove per fare innamorare le proprie dame i due protagonisti dovranno fingere di chiamarsi Ernesto. In tutto questo c'è una madre molto presente, molto preponderante. Si scoprirà poi la verità diciamo del protagonista, che è Mr. Worthing, Mr. John Worthing. Poi c'è il suo miglior amico che è Algernon Moncrief, poi abbiamo Lady Bracknell che è la madre di Gwendoline Fairfax, che è una delle due ragazze, delle due innamorate, e poi c'è Cecily Cardew. Da quest'opera nel 2002 è stato tratto un film molto molto divertente e lo troverete su Amazon Prime, qui sotto vi lascerò il link. Il film fondamentalmente è fedele all'opera, però quello che ha di straordinario è il cast. La regia di Oliver Parker, il regista che ha girato Dorian Gray e Otello,
E gli attori principali sono Reese Witherspoon, che interpreta Cecily, Rupert Everett, che interpreta Algernon, Colin Firth, che interpreta fondamentalmente il protagonista, cioè John Worthing, Judi Dench, che interpreta la vecchia mamma rompiscatole, che è Lady Bracknell, e Frances O'Connor, che è Gwendolyn Fairfax. Quindi, come vedete, è veramente un cast stellare e fidatevi che gli attori fanno metà del film. Sapete che vi dico? Avrei voglia di leggere un pezzettino di quest'opera, però avrei bisogno di... Ci sono. Giusy! Dinesha! Ciao! Ciao! Proprio a te stavo pensando. Ma anch'io, io è come se mi avessi chiamata. Ma allora questa è proprio telepatia. Assolutamente sì, non avevo dubbi. Lei è Giusy ed è una delle attrici del nostro gruppo con cui appunto stavamo mettendo in scena l'importanza di chiamarsi Ernesto. Lei aveva come parte la parte di Miss Prism, cioè la istitutrice di Cecily, l'istitutrice un po' vecchio stampo. In effetti ci stai bene, devo dire. Direi di no, però mi posso immedesimare, diciamo così che è meglio, assolutamente meglio. Cecily, apra il libro a pagina 15, per favore, ripasseremo la lezione di ieri. Ma non mi va il tedesco. Non mette in rilievo il mio fascino. Mi rendo perfettamente conto che sembro scialba dopo la lezione di tedesco. Bambina mia, lei sa quanto il suo tutore desideri che lei migliori la sua cultura in ogni campo. Ha insistito particolarmente sull'importanza del tedesco per la sua educazione. Il caro zio Jack è talmente serio. Talvolta è talmente serio che penso sia malato. Il suo tutore gode di ottima salute, considerando che è ancora così giovane. Non conosco nessuno che abbia un senso così elevato del dovere e della responsabilità. Oh, sarà per questo che ha l'aria un po' annoiata quando siamo tutti e tre insieme? Cecily, Mr. Worthing ha molte preoccupazioni nella vita. I divertimenti futili e le chiacchiere frivole non potrebbero trovare posto nella sua conversazione. Non deve dimenticare l'ansia costante che gli procura quello sciagurato giovanotto di suo fratello. Io vorrei che lo zio Jack permettesse a quello sciagurato giovanotto, suo fratello, di venire qui qualche volta. Forse avremmo un'influenza positiva su di lui, Miss Prisma. Metta via quel diario, Cecily. Non capisco perché lei dovrebbe tenere un diario. Tengo un diario per registrarvi i meravigliosi segreti della mia vita. Se non li scrivessi, probabilmente li dimenticherei. La memoria, cara Cecily, è il diario che ci portiamo sempre appresso. È vero, ma di norma è la cronaca delle cose che non sono mai successe, né potrebbero mai succedere. Oh, ma vedo che il caro reverendo Chesbull sta venendo dal giardino. Ma che cavolo? Ma dove sono? Reverendo Chesbull, che piacevole sorpresa. Come va la vita stamane? Spero che lei stia bene, Miss Prism. Immagino che Mr. Worthing non sia ancora tornato da Londra. Non lo aspettiamo prima di lunedì pomeriggio. Già, ha l'abitudine di passare la domenica in città. Non appartiene alla schiera di coloro che cercano soltanto il divertimento, come sembra sia il caso di quello sciagurato giovanotto, suo fratello, da quanto ho sentito. Ma non devo disturbare più a lungo Egeria e la sua allieva. Egeria, io mi chiamo Letizia, reverendo. Era soltanto un'allusione classica, tratta dagli autori pagani. Vi vedrò a entrambi i vespri, di certo? Caro reverendo, credo che farei volentieri 2 passi con lei. Ripensandoci, ho davvero un po' di mal di testa e una passeggiata mi farebbe bene. Con piacere, Miss Prism, con piacere. Potremmo arrivare fino alla scuola e poi ritornare. Un'idea deliziosa. Stop! No, aspetta! Eccoci qua, bentornati. I personaggi che abbiamo appena visto erano fondamentalmente parte della storia. Il reverendo Chesbull era interpretato da Paolo Calabrese, che è il mio compagno, nonché tuttofare, cameraman, eccetera, eccetera. Tra il reverendo Chesbull e Miss Prisma c'è una certa affinità. Questi due personaggi, anche se sono complementari, saranno però fondamentali e determinanti all'interno dell'opera. Se guarderete il film o leggerete il testo, capirete perché. Io ovviamente non vi racconto più nulla. Detto ciò,
Grazie per avermi seguita fin qui e alla prossima puntata della Perissucco. Auguri! E se vi è piaciuta la puntata ricordate di mettere un like, iscrivervi al canale o commentare e soprattutto datemi i vostri feedback e le vostre opinioni che per me saranno sempre molto utili per migliorare. Buona settimana!